Ehi ragazzi, eccoci col video acquisti dei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026. Anche questa volta non ho nessuna premessa particolare da fare, per cui direi che possiamo anche andare al dunque. Partendo dai manga editi da Kodansha Comics, abbiamo il sesto volume di I Want to Love You Till Your Dying Day, una delle mie serie preferite, e per chi non la conosce si tratta di uno yuri drammatico, romantico, soprannaturale, a tratti tragico ed estremamente emozionante, almeno nel mio caso. Primo volume di A Curtain Call for You, manga che per adesso mi sta piacendo davvero tantissimo, cosa molto probabilmente dovuta dal fatto che mi rivedo tantissimo in una delle due protagoniste. Ne approfitto per farvi vedere la prima doppia pagina a colori, che è davvero bellissima, per raccontarvi la storia di questa serie. Questa segue la storia di queste due studentesse. Quella coi capelli chiari è una ragazza introversa alla quale piace scrivere storie. Quella coi capelli scuri si trasferisce nella stessa scuola della ragazza precedente, scopre di questa sua passione per la scrittura, le due diventano amiche e insieme decidono di aprire il club di teatro. Volumi 4 e 5 di Fate Grand Order, scusate non so quale sia la pronuncia corretta, Mortalis Stella. Storia che secondo me rende tanto di più nel manga che nel gacha. Cosa secondo me dovuta sia ovviamente dai disegni, sia dal fatto che il gacha tirava davvero troppo per le lunghe troppe cose. Settimo volume di The Ghost in the Shell, The Human Algorithm, manga che fa da sequel al volume 1.5 del manga originale di Shiro Masamune e che segue le vicende dei membri della sezione 9 ad eccezione del maggiore. Questo in particolare è stato un volume carino, niente di super eccezionale. Volume 2 di Nezumi First Love, manga che nell'effettivo devo ancora inquadrare. Diciamo che a tratti mi piace, a tratti mi lascia un po' stranito, sia per quanto riguarda i personaggi che la storia. Vedremo coi volumi successivi. In ogni caso mi sta piacendo, per cui lo continuerò sicuramente. Volume 4 di Isaac, una storia classica di vendetta con protagonista un samurai che finisce in Europa, e questo in particolare è stato un volume carino. Edito da Ishii Publishing abbiamo il quarto volume di Bokurano, il nostro gioco, un altro volume che ho letto piangendo, davvero molto bello. Edito da VZ abbiamo il nono ed ultimo volume di Sakura Saku, un manga che fino alla fine si è confermato essere un classico shoujo romantico scolastico coi pregi e difetti del genere. Passando ai manga editi da Seven Seas abbiamo il nono volume di My Girlfriend Child, un altro dei miei manga preferiti, e anche questo volume mi è piaciuto davvero tantissimo. Quinto volume di Someone's Girlfriend, un altro volume che mi è piaciuto davvero tanto. Certo, è pieno di quei momenti ecci, comici, che non fanno proprio per me, però tante parti di questo volume le ho proprio lette col cuore in mano. Volume 5 di This Monster Wants to Eat Me, un altro volume carino, nulla da dire. Volume unico di Out of the Cocoon, per chi non lo conosce si tratta di una raccolta di storie brevi, alcune yuri, altre yaoi, per lo più carine, ad eccezione magari nel mio caso di quelle yaoi in quanto non è proprio il mio target. L'ultima storia in particolare, che è quella che dà il titolo a questo manga, fa da sequel al manga di Cocoon Entwined, della stessa autrice. Quella storia in particolare infatti nella sua semplicità mi è piaciuta davvero tanto. Volume 8 di Sword of the Demon Hunter, un volume che devo ancora leggere in quanto vorrei mettermi prima in pari con la novel. Editi da Inklor in questa bellissima edizione con copertina rigida abbiamo i volumi numero 1 e 2 del manhwa di Under the Oak Tree, serie che mi ha conquistato fin da subito proprio grazie a questa copertina che è davvero bellissima. I disegni infatti sono bellissimi. La storia segue le vicende di questi due personaggi. Lei è una principessa che proviene da una famiglia la quale l'ha sempre maltrattata a causa principalmente della sua balbuzie. In seguito viene promessa in sposa a lui che è sovrano di un regno. Apparentemente lui è conosciuto per essere una persona estremamente crudele e invece alla fine si scopre che non è proprio così. Una storia insomma che si è sentita già molte volte ma che ci può stare dai. Passando alle light novel che devo ancora leggere, edite da Impressa abbiamo il volume numero 16 di Wandering Witch The Journey of Elena, volume 17 di I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level, volume 15 di Our Last Crusade or The Rise of a New World. Passando alle light novel edite da J-Novel Club abbiamo il primo volume della raccolta di storie brevi di Ascendance of a Bookworm, volume numero 13 di Invaders of the Rokujoma. Edito da J-Pop abbiamo il volume numero 2 di Sword Art Online Unitol Ring. Passando alle light novel edite da Seven Seas abbiamo il volume numero 20 di Gringar of Fantasy and Ash. E infine i volumi numero 10 e 12.5 del secondo anno di Classroom of the Elite. Passando alle figure realizzata dalla compagnia che potete leggere qui in angolo abbiamo l'amico che non sa cantare. E questa è la figure in sé, davvero carinissima nella sua semplicità. Poi comunque il film animato mi era piaciuto davvero tanto per cui non potevo non prenderla. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, bye bye!